Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. È finito il calciomercato, finalmente, e ripeto, finalmente perché è un periodo dell'anno che non mi va poi così tanto a genio, però dobbiamo ovviamente analizzare la situazione almeno delle squadre di alta classifica, le 8 sorelle, chiamatele come volete, Atalanta, Fiorentina, le due romane, Milan, Inter, Napoli e Juventus. Andiamo a vedere cosa hanno combinato, se il loro mercato è stato sufficiente, è stato insufficiente, hanno fatto un buon mercato. Fatemi sapere cosa ne pensate nella sezione commenti e senza perderci in chiacchiere andiamo a vedere cosa è successo. Partiamo dall'Atalanta. Allora, acquisti: Carnesecchi, Sortea, Milan, Ciucca dopo, Cola, Cignac, Bacher, Touré, Scamacca, De Ketelar, Awa e Olm. Le cessioni sono Sportillo, Bocà, Oilund, Meile, Demiral, Soppi e Zapata. Allora, le cessioni sono tutte quante importanti, perché sono tutti quanti calciatori che hanno detto la propria in Serie A e comunque Oilund al Manchester United, Mele che comunque era una pedina importante, la perdi, Soppi che a me calciatore che piace e non poco, perdi Zapata al Torino, poi c'è stato anche l'infortunio della punta che hanno acquistato, assolutamente, però se vogliamo tirare un bilancio tra gli acquisti e le cessioni, il mercato dell'Atalanta è più che sufficiente. Se si punta anche alla caratteristica che ha Gasperini di inserire subito e inculcare i movimenti e gli schemi di gioco a calciatori nuovi, giovani o meno giovani, sin da subito, quindi non c'è questo problema, anche se le prime due giornate l'Atalanta ancora deve trovare un tantino la quadra, forse pagherà il primo mese di campionato, ma l'Atalanta uscirà comunque fuori, assolutamente. Mercato sufficiente quello dell'Atalanta. Andiamo ad analizzare quello della Fiorentina. Acquisti: Sabiri, Benassi, Pierozzi, Cocorin, Parisi, Artur, Infantino, Mina o Minà, Zola, Christensen, Beltran e Lopez. Le cessioni sono Saponara, Venuti, Bianco, Terzi, Rasmussen, Sirigu, Terzic, scusate, Sirigu, Igor, Cabral, Cerofolini, Amrabat e Jovic. Perdi Jovic, perdi Amrabat, perdi Cabral, perdi Saponara, che secondo me è un calciatore comunque che ha dato tantissimo, no? Che può anche dare, è relativo. La Fiorentina ha fatto sicuramente mercato in uscita in base alle condizioni economiche della società, in base alle richieste forse anche di alcuni calciatori, però tutto sommato sono arrivati anche calciatori che possono un tantino forse migliorarla anche questa Fiorentina. Quindi è una Fiorentina con un italiano rodato, con automatismi oleati, assolutamente, perché hanno l'allenatore da un bel po' di tempo e non è il primo anno di italiano, quindi punto in più per la Viola da questo punto di vista. Mercato sufficiente secondo me, anche quello della Fiorentina, assolutamente. L'altra squadra, eccola qua, l'Inter. Allora, l'Inter: acquisti: Sensi, Di Gennaro, Frattesi, Agumè, Bissek, Turam, Quadrato, Sommer, Raudero, Carlos Augusto, Arnautovic, Sanchez, Pavard e Klassen. Le cessioni sono importanti, assolutamente. Skriniar, Adalbert, Gagliardini, Lukaku, Bellanova, Zeco, D'Ambrosio, Zanotti, Andanovic, Brozovic, Cordaz, Carboni, Onana, Gosens e Correa. Allora, ci sono dei nomi importantissimi ceduti come Gosens, come Onana, come Lukaku, come Zeco, come Skriniar, che si sapeva già che andava via già 60 anni fa. Lo stesso Brozovic che è andato in Arabia Saudita, però secondo me è un Inter che ha fatto un mercato in primis intelligente e punto secondo, al di là forse del reparto offensivo, con un'incognita in più, ma nemmeno così grossa, perché comunque ti ritrovi senza Zeku, Lukaku, hai preso Sanchez e Arnautovic. La scelta può essere anche giusta da parte della società nerazzurra, però poi si deve vedere sul campo Sanchez quanto diventa e Arnautovic quanto diventi poi fondamentale, perché altrimenti ti ritrovi
che deve tirare la baracca, solamente Lautaro Martinez con Thuram, che ancora dobbiamo vedere, diciamo, nel massimo splendore, o spacchi o non spacchi. Il ragazzo comunque è stato comprato, acquisto in vista futura, mercato dell'Inter assolutamente sufficiente, assolutamente, senza se e senza ma. L'Inter ha fatto un mercato molto intelligente. Poi, se dobbiamo rifarci alle parole di Chiarillo, con le quali sono completamente d'accordo, l'Inter, Marotta e compagni friggono il pesce con l'acqua, perché con i conti societari che si ritrovano ancora non si capisce come facciano ad acquistare calciatori su calciatori, ma questi sono altri fatti, ne discuteranno poi nelle sedi opportune, giustizia sportiva, eccetera, eccetera. Juventus, mercato insufficiente per il blasone della società, perché comunque sei la Juventus e con un mercato del genere lo vai a guardare, anche chi non capisce niente di calcio dice mamma mia, la Juve non ha comprato a nessuno. Infatti gli acquisti sono Cambiaso, McKennie in fine prestito, Nicolussi Caviglia fine prestito dalla Salernitana e UEA Cambiaso gli acquisti che possono essere di blasone, diciamo. Quadrato ceduto, Paredes, Di Maria, Iattaren, Barrencea, Caio Jorge, Sule, Bonucci. Le cessioni. Io tra tutte le cessioni Sule non avrei mai mandato via, perché è un calciatore che secondo me deve ancora dare, può dare tantissimo, può diventare fondamentale anche secondo me in un certo modulo, e però fatto giocare in una certa maniera, quindi meglio che sia andato da questo punto di vista a Frosinone, perché a Torino puoi solamente bruciarti per il non gioco di Allegri. Mercato insufficiente della Juventus. Lazio. Partiamo prima dalle cessioni. Radu, Durmisi, Romero, Milinkovic, Savic, Maximiano, Cancellieri, Romero e Marco Santonio. Gli acquisti: Kamenovic, Anderson, Lombardi, Rossi, Furlanetto, Castellano, Scamata, Isaacsen, Rovella, Sepe, Guendouzi e Mandas. Allora, gli acquisti più blasonati: Guendouzi, lo stesso Rovella, Camada, Isaacsen e Castellanos, sono calciatori che di tutto rispetto. È una Lazio che può assolutamente ovviare alla cessione, che è l'unica cessione che poi secondo me ha influito sul gioco di Sarri, è quella di Savic. Con gli acquisti fatti puoi tranquillamente ambire a fare lo stesso campionato che hai fatto l'anno scorso, senza sì e senza ma. Mercato sufficiente quello della Lazio. Camada, calciatore che mi piace, è stato accostato anche al Napoli prima che la Lazio lo acquistasse e non mi dispiaceva. Isaacsen anche non è male. Guendouzi lo stesso. Rovella in un calcio giocato palla a terra può rendere tantissimo, quindi occhio alla Lazio, mercato sufficiente. Milan. Il Milan secondo me è la squadra che ha fatto la miglior sessione di mercato quest'anno. Lo dico qui senza sì e senza ma, perché le cessioni sono Tatarusano, Dest, Bakayoko, Diaz, Vrancic, Ibrahimovic, che poi è tra le cessioni ma è il ritiro dal calcio di Zlatan Ibrahimovic, Tonali, Gabbia, Rebic, Vasquez, Messias, De Ketelar, Salemekers, Colombo, Ballo Touré e Orighi. Le ultime due cessioni poi. Ballo e Orighi fatte con i colpi di coda, l'ultima giornata di campionato. Gli acquisti: Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Caldara, Pulisic, Reinders, Okafor, Ciucuese, Musa, Pellegrino e Jovic. Il Milan ha acquistato tutti calciatori di conseguenza forti, che possono dire la loro, assolutamente non dei calciatori che devono esplodere, possono esplodere, no, perché per me Ciucuese è un calciatore che può dire assolutamente la sua sulla destra. L'unico calciatore che credevo si trovasse in difficoltà all'inizio era Reinders della Z, ma poi visto come è iniziato Reinders, che è uno dei migliori a centrocampo finora per il Milan, devo fare mea culpa assolutamente. Poi hai preso Loftus-Cheek, che è un grandissimo centrocampista, Pulisic che alla fine sarà una spina nel fianco per l'attacco del Milan, e Jovic
hai preso la punta a fine mercato, Jovic non dispiace. Quindi mercato del Milan assolutamente eccellente secondo me. E attenzione a questo Milan perché è partito in campionato con il piede giusto, con diciamo una fisicamente anche, mentalmente in condizione, ecco, diciamo così, perché è un Milan che entra in campo e cerca sempre l'unico risultato possibile che sono i 3 punti. L'abbiamo visto anche ieri con la Roma, anche se poi c'è da discutere sulla Roma, ma non è questo il video dove andremo a discutere sulla Roma. Dico solo che, caro Murigno, il calcio che presenti oramai è sorpassato, o ti aggiorni oppure ti serve un Inter del triplete a livello di nomi per poter vincere qualche partita. Tutto qua. Mercato dell'Inter assolutamente eccellente dal mio punto di vista. Il Napoli acquisti. Allora, Contini fine prestito dalla Regina, Zanoli fine prestito dalla Sampdoria, Nathan, Caiuste e Lindstrom. Cessioni, Beresischi all'Empoli ovviamente era un prestito, Ndombele al Tottenham fine prestito, Kim al Bayern Monaco e Lozano. E Zedatka che qui non viene nominato, ceduto. Il mercato del Napoli è assolutamente buono, dando un voto forse un 7, assolutamente pieno, perché il Napoli doveva solo puntellare e cercare di allungare la rosa, una rosa già forte, già competitiva, e mi rendo conto che è secondo me un tantino più difficile rendere una rosa forte ancora più forte che cedere pezzi pregiati per rifarti il look come ha fatto il Napoli l'anno scorso e come ha fatto il Milan quest'anno. Quindi mercato del Napoli assolutamente buono. Lindstrom è un crack e mi auguro che sarà un crack per il campionato perché il giocatore è assolutamente forte. Caiuste preso per allungare la rosa al posto di Ndombele, può dire la sua a centrocampo, il calciatore è giovane e ha tutte le caratteristiche per poter giocare al posto di Lobotka, al posto di Anguissà, può tranquillamente svariare in tutta la mediana e Nathan, lo dobbiamo vedere, si ambienterà anche a detta di Garcia su Nathan. C'è tutto questo scontro mediatico, diciamo, tra noi tifosi del Napoli. È un pacco, allora non lo fa giocare, si deve ambientare, non è un pacco, ma vedrete Nathan che poi uscirà fuori. Io ovviamente sono dalla parte di non è assolutamente un pacco, si deve ambientare, poi lo vedremo, bisogna vederlo in campo, senza vederlo in campo non possiamo esprimerci al 100%. Mercato del Napoli assolutamente positivo. Roma acquisti Ndika, Aouar, Christensen, Renato Sanchez, Paredes, Azmoun e Lukaku. Cessioni Bianda, Wijnaldum, Camara, Koric, Tahirovic, Missori, Volpato, Ibanez, Matic, Darbu, Faticanti e Solbakken. Allora, io tra la Roma che ha ceduto tutti questi calciatori mi sta più che bene perché comunque se andiamo a pescare da tutte le cessioni Ibanez ha fatto molto bene a toglierselo assolutamente, difensore che a me non è mai piaciuto, sì veloce, giovane, però Ibanez, se andiamo ad esaminare il campionato passato scorso la Roma ha perso 10 punti per errori di Ibanez e non sto dicendo castronerie, io mi segnai su un altro foglio che adesso non ho qui, i punti persi dalla Roma per errori di Ibanez sono 10 senza se e senza ma, quindi bene la cessione di Ibanez. Gli acquisti, gli acquisti alla fine sono anche stati acquisti, tra virgolette, di un certo valore. Renato Sanchez comunque è un centrocampista che lo voleva mezza Europa, l'ha preso la Roma. Christensen comunque non è male. Paredes a me non piace come attitudine e come calciatore, però può tranquillamente dire la sua nel centrocampo di Mourinho. Il problema della Roma sta proprio in banchina. Secondo me Mourinho deve smetterla di campare di rendita con tutti i successi che ha avuto, lo Special One, eccetera, eccetera, e mettersi un attimo al passo con i tempi perché la Roma vista ieri sera con il Milan è assolutamente inguardabile.
difensivamente, a centrocampo, in attacco, non imbastisci un'azione come si deve. O Mourinho si aggiorna o il problema della Roma è in panchina. Queste erano le squadre di cartello, le 8 sorelle, squadre di alta classifica. Mercato comunque della Roma, concludiamo, sufficiente? Ni, perché la Roma sta facendo ancora acquisti, secondo me, troppo poco ponderati, perché comunque è un allenatore che a quel gioco, non voglio dire come la Juve, ma quasi. La Juve, secondo me, a livello di mercato ha sbagliato anche in passato a prendere calciatori così per sentito dire, per nomi che poi non erano funzionali al modulo di Allegri, cosa che invece non fa l'Inter, pur avendo giocando con un 3-5-2, chiamatelo come volete il modulo, però acquisti convenzionali al modulo. E questa la chiave di volta di una società, assolutamente. Questo era quanto, ragazzi. Questo video è diventato anche 46.000 minuti. Mi dispiace per la lunghezza, mi auguro che lo vediate fino alla fine. Sempre Forza Napoli, ciao.